Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Pillole UX. Questo episodio sarà un po' particolare perché vado ad analizzare una notizia interessante che riguarda un video che ho fatto settimana scorsa. Andiamo più nello specifico. Qui siamo sul sito del gruppo di esperti capitanati da un avvocato austriaco, se non sbaglio, vediamo, sì, avvocato austriaco difensore della privacy, Max Schrems, che insieme appunto a un gruppo di esperti e istituzioni del settore privacy va a fare pressione sul garante della privacy europea per far sì che i grossi gruppi vadano a tutelare i dati degli utenti che utilizzano i servizi. Cosa è successo? Settimana scorsa, venerdì, gli 11 reclami esposti da questo gruppo di avvocati ha portato Meta a bloccare i piani di lancio dell'intelligenza artificiale nell'Unione Europea. Perché? Perché questo gruppo ha presentato 11 reclami perché sosteneva che l'interesse legittimo di Meta non fosse effettivamente legittimo. Quindi non solo ha contestato l'interesse legittimo di utilizzo dei dati degli utenti europei dei servizi Meta, quindi principalmente Instagram, Facebook, forse ce n'è dentro anche WhatsApp, anche se non viene citato, ma oltre a questo non aveva informato tutti gli utenti e soprattutto aveva deciso di permettere agli utenti di fare opt-out da questa funzionalità. Un opt-out che è ingannevole e complicato. E cosa vuol dire opt-out? Opt-out è quello che abbiamo visto nel mio video di settimana scorsa, cioè informare Meta di non voler far utilizzare alla società i propri dati per addestrare l'intelligenza artificiale. Ecco, io vi avevo fatto vedere quanto fosse difficile a livello di user experience andare a informare Meta che non si voleva permettere a Meta di utilizzare i propri dati. Anche questo gruppo di avvocati ha individuato l'opt-out come ingannevole addirittura e complicato. Oltre a questo, la questione dell'opt-out e dell'interesse legittimo si aggiunge il fatto che se Meta è veramente quello che dicono loro è se Meta è veramente preoccupata degli utenti dell'UE, basta chiedere il consenso opt-in. Cioè, se Meta vuole utilizzare i tuoi dati, ti deve informare che sta per utilizzare i tuoi dati, ti deve mandare una notifica chiara che spiega perché sta utilizzando i tuoi dati, perché vorrebbe utilizzare i tuoi dati, e tu devi dirgli sì, no, non sono d'accordo, sono d'accordo. In realtà Meta sta utilizzando l'opt-out, che è l'opzione inversa, cioè sei tu che mi devi venire a dire che non vuoi che io utilizzi i tuoi dati. E questa situazione si aggiunge alla questione dell'interesse legittimo, perché questo pool di avvocati sostiene che se tu volessi veramente lanciare in Europa, basta dare l'opportunità alle persone di dire sono d'accordo o non sono d'accordo sull'utilizzo dei miei dati, e questo consentirebbe a Meta di lanciarla, questa intelligenza artificiale in Europa. E loro sono anche molto diretti, dice Meta potrebbe quindi lanciare la tecnologia AI in Europa se solo si prendesse la briga di chiedere il consenso agli utenti, ma sembra che Meta stia facendo di tutto per non ottenere mai il consenso opt-in per qualsiasi trattamento. Loro sono molto duri, sono molto diretti ed effettivamente, se vi rendete conto, molte volte quello che succede è che Meta non ti chiede esplicitamente l'utilizzo dei tuoi dati, ma lo vieni a scoprire dopo e devi arrabattarti su cercare di capire come non darglieli. Quindi è sicuramente un argomento super interessante. La cosa strana è che Meta potrebbe tranquillamente lanciare se decidesse di dare l'opt-in, e soprattutto quello che sta facendo Meta in questo momento ha dichiarato che non darà l'opportunità agli utenti europei di utilizzare l'intelligenza artificiale, quindi dice non si può fare come voglio io, la banalizzo e allora non vi do l'utilizzo della tecnologia. E soprattutto quello che dice è che ok, abbiamo in questo momento formalmente bloccato i piani di AI nell'UE, ma in realtà se andate nell'app di Meta, in questo momento io sto registrando lunedì mattina del 17 giugno, in questo momento c'è ancora l'opzione di opt-out, quindi formalmente ma non praticamente. Quindi infatti in questo annuncio vedrete, se ve lo leggete, che il gruppo di avvocati mantiene comunque un monitoraggio attivo sulla situazione, perché Meta ha dichiarato che non lancerà, però nello stesso momento sta lasciando attiva la possibilità di opt-out, quindi non è chiaro. È super interessante vedere come anche loro abbiano identificato come ingannevole e complicato il processo di opt-out in generale. Vi lascio con una domanda provocatoria che mi è venuta in mente leggendo un po' di commenti a questo articolo, ad altri articoli che parlavano di questa situazione. Quanto è rischioso allenare un'intelligenza artificiale su post di due piattaforme social, di cui una Facebook, rinomata potenzialmente per fake news? Quindi quanto è rischioso allenare un'intelligenza artificiale su dei contenuti che spesso e volentieri sono poco veritieri? Ci sono tanti studi che hanno verificato quanto è facile veicolare fake news su Facebook e sulle piattaforme Meta, quindi quanto è rischioso allenare un'intelligenza artificiale su post, informazioni
che contengono fake news? Ecco, questa è una domanda secondo me legittima e di difficile risposta. Se c'è qualche esperto AI che vuole commentare, ben venga, perché mi piacerebbe avere un'opinione in materia un po' più concreta. A me spaventa, sinceramente, però se c'è qualche esperto AI che vuole dare la sua opinione, ben venga nei commenti. Ci vediamo al prossimo episodio e ovviamente se ci sarà un aggiornamento riguardo questa situazione pubblicherò un altro video. Ciao a tutti!